Ciao da Lucio Donati, Vocal Coach. Lo stuzzichino di vocal training di oggi è sull'intonazione. Dopo aver fatto benzina con la respirazione, date un'occhiata allo stuzzichino sull'argomento, facciamo finalmente girare il motore. Bram ba 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 ba. Dove e come nasce la voce? L'aria entra in laringe e deve trovare le corde vocali vere, chiuse, addotte. Se aperte, esce solo fiato. Qui, grazie alla posizione tensione cordale, al flusso aereo e dal teorema di Bernoulli, andatevelo a vedere, prende vita il ciclo vibratorio. La chiusura e l'apertura delle corde creano un'onda che genera il suono. Il numero al secondo dei cicli vibratori determina la frequenza fondamentale, la nota. Il ciclo vibratorio è gestito dall'azione di due gruppi muscolari che regolano l'allungamento e l'accorciamento delle corde. Il muscolo vocale tiroaritenoideo, la parte più interna e grande della corda vera, contraendosi ne riduce la lunghezza per la produzione delle note gravi. Corda meno tesa, meno vibrazioni. Il crico tiroideo esterno alla cartilagine tiroidea, il pomo d'Adamo, inclinando la cartilagine, allunga la corda, aumentandone la tensione per fare gli acuti. Più lunga e tesa, più vibrazioni. Attenzione, questi gruppi muscolari, oltre al numero di cicli vibratori, l'altezza della nota, determinano il tempo di contatto delle corde, l'intensità, il volume. Il muscolo vocale, il tiroaritenoideo, quello che ingrossa, è antagonista, non agevola quello che allunga e assottiglia, il crico tiroideo. Conviene inizialmente muoversi a motor leggero, corde sottili, per cercare di intonare con pulizia, precisione, agilità e soprattutto minor sforzo possibile in tutta l'estensione. Per muoverci a motor leggero dobbiamo simulare la situazione fisiologica del pianto, interiore, sommesso, senza rabbia o spinta, con la tensione muscolare ben localizzata nella parte posteriore della testa. Parliamo di attività muscolare necessaria, ma non deve assolutamente procurare rigidità, blocchi, spinte alle parti che articolano e modulano il suono o alla respirazione. Attivi, elastici, equilibrati, mai rigidi. Con il pianto otteniamo l'inclinazione della cartilagine tiroidea, di conseguenza l'assottigliamento delle corde vere e dulcis in fundo la retrazione delle corde false. Si aprono e vanno verso i lati della cartilagine, ampliando lo spazio per la libera vibrazione delle corde vere. Il contrario, costrizione. Gli esercizi propedeutici per l'intonazione si eseguono con il suono in G, quello di lingua, king, una N con la G che s'affaccia e ti fa lavorare qui dietro. È un suono nasale, a palato aperto, non sfrutta quindi il cavo orale, è un pianissimo, consta praticamente quasi della sola frequenza fondamentale, quasi privo d'armonici. Si esegue pianissimo e serve appunto per allenare l'intonazione. Consiglio di iniziare con degli attacchi nella zona media dell'estensione per trovare l'equilibrio tra la forza del pianto che mi permette l'inclinazione della cartilagine tiroidea e l'assottigliamento delle corde ed evitare la tensione a livello di mandibola,
base della lingua e soprattutto evitare la spinta dell'aria che aprirebbe le corde e impedirebbe l'esecuzione di questo suono. Anche con il dito sotto il mento, nella parte molle, ok, non deve irrigidire. Trovato un buon equilibrio tra pianto e rilassamento nelle note fisse, posso cominciare ad eseguire delle scale, arpeggi, glissati con ampiezze progressive. Parto da una terza, poi una quinta, ottava, posso arrivare alle 2 ottave. I glissati anche discendenti. Fondamentale non spingere l'aria. Il canto è uno studio circolare. La competenza nuova arricchisce da bisogno della vecchia e viceversa. Per quanto riguarda il canto, posso utilizzare il suono in G come una sonda per provare e trovare l'equilibrio negli attacchi, i passaggi più delicati e qualsiasi melodia. Se ti è piaciuto lo stuzzichino, metti mi piace, iscriviti al canale, campanellina